Ciao, io sono Federica Borsato, operatrice olistica da praticamente 20 anni e appassionata di crescita personale da sempre. Ti do il benvenuto nel mio e nel tuo podcast Momenti di benessere, che ho creato, ideato e dedicato a te che cerchi maggior serenità nella tua vita, pace, consapevolezza, reimparare ad ascoltarti, ma soprattutto mettere in luce la tua vera essenza. Ti voglio parlare di un argomento che mi sta estremamente a cuore, il sorriso. Il sorriso nelle persone che incontri durante il giorno, ma soprattutto il sorriso che dovresti avere sul tuo viso. Hai mai fatto caso che se incontri una persona seria e con il grugno corrucciato, ti viene davvero poca voglia di affrontarla a viso sereno, ma automaticamente inizi a prepararti al peggio, come si suol dire. Se invece incontri qualcuno che ha un sorriso aperto, simpatico, che coinvolge anche gli occhi, senti proprio un'apertura, una solarità e la tua reazione è più positiva, più propositiva, sia all'ascolto che al dialogo. Questa puntata volle proprio parlare di come un piccolissimo impegno ti possa letteralmente cambiare la giornata in meglio. Ed è successo in una mattina di queste, quando nell'azienda dove lavoro al part-time ho incrociato un signore che lavora per le aziende esterne, ci siamo salutati e lui parlando col suo collega ha detto: "Ah, guarda, lei è sempre sorridente, è sempre gentile, ti viene voglia proprio di farci una parola insieme." E io non ho questa gran confidenza con questa persona, però insomma mi ha fatto veramente tanto piacere ed ero stupita da un commento del genere proprio perché non c'è molta confidenza e mi sono resa conto di quanto effettivamente ci voglia davvero poco ad avere un atteggiamento positivo e sorridente nel confronto degli altri e le altre persone lo percepiscono di conseguenza. Proprio mi è venuto anche in mente una volta in cui avevo passato una notte particolarmente difficile perché mio figlio si era ammalato e io dopo 1000 suoi risvegli mi ero alzata completamente senza voce e con un mal di gola tremendo. Tra l'altro le mie tonsille sono disastrate, quindi mi basta veramente pochissimo perché mi venga mal di gola. E mi son detta: inizio di giornata proprio DM, sfinita e in più devo andare al lavoro. Ho deciso allora, tanto ormai messa com'ero messa, di fare un salto al bar vicino a casa e prendere delle brioche per i miei colleghi. Vado al banco, ordino a gesti un caffè macchiato alla titolare perché non avevo proprio assolutamente voce e tra l'altro anche lei era senza voce e ridiamo della coincidenza senza emettere suono ovviamente. Me lo prepara e faccio per prendere la mia solita bustina di zucchero di canna per metterci veramente quei 2 microgranelli per dire è leggermente dolce ma non è proprio amaro amaro. E il signore, un signore anziano vicino a me, mi allunga la bustina con un sorriso. Io lo guardo stupita e gli chiedo, proprio sillabando, no? Ma come fa a saperlo? E lui mi guarda e mi risponde: non è mica la prima volta che la vedo in questo locale. Mi ricordo di lei perché è sempre gentile e sorridente con tutti. Ed è successo proprio la mattina che mi sentivo più da bestia e avevo veramente poco da sorridere. Però quel commento mi ha cambiato la giornata, come quel commento che hanno fatto quei 2 colleghi delle ditte esterne che avevo trovato in azienda qualche tempo prima. E ancora una volta ho compreso quanto un gesto così piccolo possa migliorare i rapporti tra le persone e anche una giornata iniziata col piede sbagliato farla tornare con quello giusto, anche a distanza di tempo. È bastato un sorriso e una bustina di zucchero. Altro che le parole di Mary Poppins, basta un poco di zucchero e la pillola va giù, tutto brillerà di più. Basta un sorriso sempre.
Per questo, proprio ti ho fatto 2 semplicissimi esempi della vita di tutti i giorni, senza tanto andare a cercare su parabole di buddismo, oppure di fede particolare o di meditazioni sulla gratitudine, ma proprio 2 semplicissimi esempi della vita di tutti i giorni per farti capire quanto un gesto così piccolo, come un sorriso o una parola gentile a una persona che è intorno a te, possa far cambiare la giornata a te e anche a chi ti sta intorno. Perché davvero, davvero, quando l'atmosfera è un po' pesante, bisogna forse prendersi un attimo, fare un respiro e dire no, stop, qui dobbiamo fare qualcosa di diverso, bisogna che ci sia uno switch positivo per rendere un'atmosfera un po' più leggera. E un altro esempio che mi viene in mente è successo proprio 2 giorni fa. Stavo entrando dal tornello, avevo appena timbrato e ho incrociato un caporeparto col quale veramente avremmo fatto forse ci saremmo scambiati una frase in 1 anno, non lavoriamo insieme, non abbiam chissà che confidenza, e mi ha fermato e mi ha detto: "Federica, ti devo dire una cosa." E io ho pensato: "Ma cominciamo bene, adesso chissà cosa mi domanderà che son solo le 8. Guarda, io ti seguo sui social, ti seguo su Instagram e guardo tutte le storie che pubblichi e come parli, il sorriso, la rilassatezza mi fanno proprio percepire quella sensazione e mi piacerebbe proprio essere così, proprio provare quella sensazione." E anche lì, sono rimasta mi ha fatto tantissimo, tantissimo piacere e mi son davvero resa conto che è vero, all'inizio magari uno si sforza, dice: "Adesso cerco un attimo di essere positivo, di, infondere un po' di gioia nella mia vita." Poi un po' con l'abitudine, quando ti entra nella routine, anche sorridere, chiedere a un tuo collega come sta, magari pagargli il caffè, oppure fare una parola che non sia sempre: "Mi serve questo, mi serve quell'altro", oppure c'è questa incombenza, però magari anche parlare d'altro ti porta davvero a lavorare, ma anche a vivere con una leggerezza diversa. E questi esempi che mi sono capitati al bar, come al lavoro, ma come anche in Auraspei, che è il mio centro olistico in provincia di Verona, mi fanno veramente sempre più comprendere quanto la gentilezza, la proposità d'animo, l'essere proprio, più consapevole anche di quello che ti sta intorno, possa davvero cambiare la giornata, non solo a me, ma anche a chi mi sta intorno. E tutta questa energia, questa armonia, questa sensazione poi si diffonde, penso davvero che siamo un anello di una catena, dove l'energia che posso muovere dentro di me, possa effettivamente, aiutare anche chi magari è più lontano, perché questa energia che si muove da me a un'altra persona, coinvolga una terza persona, una quarta e sia una cosa alla fine esponenziale. Mi ricordo ancora l'anno scorso, durante una lezione di yoga in Thailandia con una delle insegnanti che erano nel ritiro con me, una frase che disse in inglese, diciamo il sunto era questo: "Ricordati sempre che l'energia della pratica tua quotidiana di yoga in gruppo, anche se sei 1 o 2 persone e solo l'insegnante, poi quando la porti fuori è esponenziale perché coinvolge la persona vicino a te, che ne coinvolge un'altra, e altre 2 insieme, e altre 3 insieme, come proprio un'onda energetica." E così penso la stessa cosa per quanto riguarda il sorriso, la gentilezza e le parole gentili. Lo so che ci sono dei momenti che veramente vorresti buttare tutto dalla finestra e le parole gentili sono proprio l'ultima cosa che ti viene che ti verrebbe fuori dalla bocca, ma credimi, con l'impegno, con la respirazione, magari anche con un po' di meditazione giornaliera, è sicuramente un grande aiuto che ti può aiutare a vedere con degli occhi diversi la giornata e anche affrontare con il sorriso dei momenti in cui proprio il sorriso non ti viene, ma quando entra nella tua routine, poi sono una malata di routine perché sono una persona molto molto costante, le cose ti vengono molto più facili. Prova anche tu
da domani a fare un sorriso in più nella tua giornata, un sorriso in più alla persona che ti sta vicino, un sorriso in più a te quando ti svegli al mattino e vai in bagno e ti guardi allo specchio. Una grandissima persona che è Mel Robbins, che si occupa di crescita personale, lei è americana e ha scritto anche parecchi libri molto molto belli, dice dati un 5 allo specchio alla mattina quando ti svegli, la prima cosa che devi fare è appoggiare la mano sullo specchio e darti un 5 virtuale e farti un sorriso. Questo ti mette già con un animo diverso, ti fa già partire con il piede giusto. Magari puoi provare anche tu e dirmi com'è andata. Se è stato difficile, se ci riesci a mantenere questo, tra virgolette, impegno con te stessa, impegno con l'energia universale e come gli altri hanno risposto a questa tua nuova manifestazione. Bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata, una puntata breve però intensa da un certo punto di vista che parlava proprio di gentilezza, di sorriso e di come tante volte noi ci approcciamo alla vita seri, ma basterebbe portare un sorriso con gli angoli della bocca all'insù, ma anche portarlo agli occhi per far cambiare la giornata a noi stessi, ma anche a chi ci sta intorno. Se la puntata ti è piaciuta, ti prego di mettere un like e condividerla. Io ti aspetto, come sempre, la prossima settimana su Spotify, Apple Podcast, YouTube e tutte le principali piattaforme che condividono podcast. A presto!